ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ci prepariamo al portalone di agosto. E sì, abbiamo fatto la porta del mattino, abbiamo attraversato il mese di luglio con l'altra porta. Allora, oggi andiamo a vedere quale porta, che cosa ci sarà dietro la porta di agosto. Allora, nel mio cammino con gli arcani ho imparato che i tarocchi non sono degli strumenti a cui chiedere semplicemente che cosa accadrà. Cioè, gli arcani sono proprio immagini vive, sono le soglie, sono presenze attraverso cui noi possiamo entrare in dialogo con la nostra anima, con quello che la vita desidera realizzare attraverso di noi. E quindi, per fare questo rito, ho deciso di estrarre degli arcani per ascoltare quale proprio fosse il sentiero che il nostro daimon, il nostro amante mistico e la nostra anima desiderasse aprire alla nostra famiglia, alla nostra comunità. E quindi la domanda che ho fatto è stata: quale porta, di quale parte, no? Dentro di noi, quale porta desidera aprire il daimon alla nostra famiglia di Taromantic nel mese di agosto, affinché possiamo cooperare con il nostro destino e realizzare il nostro capolavoro di vita. Per ascoltare soprattutto quale qualità, quale trasformazione, quale movimento la vita desidera risvegliare in noi. Gli arcani che sono arrivati sono potentissimi. Cioè sono proprio potentissimi, perché ho compreso proprio che c'è l'incarnazione di tutto quello che stiamo facendo. Allora, la prima carta rappresentava la porta che vuole aprirsi, la seconda l'iniziazione, cioè l'atteggiamento, la trasformazione necessaria per attraversarla, e la terza rappresenta il dono, ciò che nasce quando scegliamo di cooperare con questa soglia. Ti faccio vedere le carte. Prima carta, asso di denari. Seconda carta, che è proprio la porta, no? Seconda carta, ta-ta, 6 di bastoni. E terza carta, il 10 di spade. Sono rimasta scioccata e ho detto: veramente si sta compiendo tutto il lavoro che stiamo facendo. Ma anche chi entra adesso nella nostra famiglia, nella nostra comunità, può iniziare un viaggio bellissimo, bellissimo insieme a noi. Cioè, è una carta che ci riporta proprio alla terra, al corpo, alla presenza, al mistero della vita, quella vita che opera attraverso di noi. Cioè, l'asso di denari è proprio il seme, piccolino, però contiene tutto l'albero. Cioè, il semino di quercia contiene tutta la quercia e ci ricorda che ogni grande creazione nasce proprio da un gesto semplice. Quando ciò che appartiene al nostro spirito trova una forma nel mondo. Quindi questa è la carta che ci invita a tornare al nostro corpo come a un tempio, a riconoscere che dentro di noi esiste una saggezza talmente antica, una conoscenza che non appartiene alla mente razionale. Allora, i nostri organi, il nostro corpo, la nostra materia custodiscono una memoria profonda. Per questo la formula che accompagnerà questa prima soglia è: io non ti conosco, ma ho fede in te. È una formula psichica che contiene l'umiltà di chi riconosce che esiste un'intelligenza più grande. Non devo controllare tutto, non devo comprendere tutto, posso affidarmi alla vita che si manifesta attraverso di me. Boom! L'iniziazione è il 6 di bastoni. Cioè, questa carta ci insegna come attraversare questa porta di agosto. Perché non basta aprire la porta, no? La soglia. Occorre imparare a camminare. E il 6 di bastoni è proprio la postura di chi riconosce il proprio valore e dignità e presenza. È il momento in cui possiamo dire: io sono qui, io esisto. E questa carta ci invita a non vivere più la nostra esistenza come qualcosa che semplicemente ci accade, ma ci invita a partecipare, a diventare co-creatori. Quindi durante questo rito incontreremo una presenza, vi guiderò poi nel farlo. Non saremo noi a scegliere cosa deve arrivare,
ma lasceremo che sia l'immagine a mostrarci ciò che desidera nascere. Questa presenza potrebbe portarci per esempio un certo tipo di qualità, tipo il coraggio, la dolcezza, la pazienza, la fiducia, la leggerezza, la fermezza, la gioia, la creatività, la compassione, la libertà, l'amore, oppure una qualità che ancora non conosci. Non devi cercarla, devi permettere che questa qualità, questa presenza ti incontri, d'accordo? Il 10 di spade, questo è il dono, cioè ti rendi conto, questo è il dono. Cosa ci insegna il 10 di spade? Il 10 di spade ci dice che un ciclo finisce, una nostra identità finisce, è la fine di una forma che ha terminato il suo compito. Il 10 di spade ci invita a lasciare andare ciò che non può più accompagnarci. Che ne so, può essere una vecchia immagine di noi, una paura, un modo di pensare, un peso che abbiamo portato troppo a lungo. Cioè ogni rinascita richiede una morte simbolica. Ogni nuova vita nasce da uno spazio vuoto. Quindi il dono è questa carta. Il dono di questa carta è la liberazione, la possibilità di fare spazio, di restituire alla terra ciò che non ci serve più. Ed è per questo che accompagneremo la soglia del dono con il grande mantra che ormai migliaia di voi conoscete, Sabbe Satta Sukhi Hontu. Possano tutti gli esseri essere felici. È una benedizione per ciò che arriva, è una benedizione per ciò che lasciamo andare. Ok? Ragazze e miei ragazzi, ci prepariamo a fare un rituale potentissimo, potentissimo, voluto direttamente dal nostro daimon. E ti dico, prima di iniziare, prendi il tuo quaderno rituale. Per chi si appresta a praticare per la prima volta con noi, ti consiglio di prendere un quadernino che usi per le tue pratiche, insomma, magari lo puoi chiamare, che ne so, il quaderno del daimon, cioè il quaderno della tua anima, il quaderno della mia anima, il quaderno dell'amante mistico, puoi chiamarlo come più ti aggrada, no? Perché alla fine del rituale ti farò fare 3 domande quotidiane, ok? Allora, ragazze mie ragazzi, mettiamoci i nostri arcani qua. Potete accendere anche una candela, lo potete fare di mattina, di pomeriggio, per 14 giorni e al termine dei 14 giorni poi vi dirò la fine del rituale, ok? Potete sospendere la porta del mattino e iniziare questa. La porta del mattino poi va fatta tutte le volte che non avete rituali specifici per un certo portale, ok? Accendiamo la nostra candela, poi alla fine del rituale la spegnete. La potete spegnere anche con un'altra candela o con le dita. Mi raccomando, in sicurezza, non vi bruciate, anche con un ditale, ok? Allora, ragazzi miei ragazzi, questa volta vi chiedo di mettervi sulla sedia. Allora, posizione del faraone, perché andremo con i piedi a sentire il contatto con la terra. L'asso di denari, ok. Allora, puoi metterti anche un cuscino, l'importante è che la schiena stia ben dritta. Ben dritta la schiena, posizione del faraone, una posizione che esprima il senso di regalità e di nobiltà e le mani lungo sulle gambe, ok? Allora, i piedi se possibile che siano a piedi nudi, va bene? Questa è la postura che ci ricorda la nostra dignità. Ti chiedo di chiudere gli occhi e di portare attenzione al tuo respiro. L'aria entra ed esce dal naso, dai cancelli del respiro.
Non devi ottenere nulla, non devi creare immagini, non devi dimostrare nulla. Sei qui. Ed è già questo un atto sacro. Adesso porta la tua attenzione al corpo. Senti la terra sotto di te. Senti il respiro. Senti la vita che si muove dentro di te. Percepisci il tuo cuore battere. Percepisci il sangue fluire, i liquidi, gli organi. Percepisci i tuoi organi. Percepisci l'interezza del tuo corpo. Sensazione di calore, sensazione di freschezza, calore. Rimani presente a ogni sensazione. Adesso ripeti dopo di me, rivolgendoti al tuo corpo come a un antico alleato. Io non ti conosco, ma ho fede in te. Ancora, io non ti conosco, ma ho fede in te. Ora immagina davanti a te una porta. Non devi cercarla, Non devi immaginare cosa dovrebbe essere. Lascia che sia la tua anima a mostrartela. E quando è il momento, la porta si apre. Oltre a questa soglia vedi una terra, vedi un luogo che ti accoglie, vedi un luogo che ti riconosce. Ora immagina di alzarti lentamente, immaginalo soltanto. Non è il corpo fisico che si muove, è la tua presenza interiore che entra nel cammino. Senti i piedi sulla terra, senti la schiena che si raddrizza, senti il cuore aprirsi. Cammina, non per arrivare da qualche parte, ma per entrare in relazione con il sentiero, per entrare in relazione con la terra, con la vita, come chi appartiene alla vita, come chi può dire: io sono qui. Ora, mentre cammini, lascia che qualcosa venga verso di te. Non chiamarlo. Lascia che sia la vita a mostrartelo. Potrebbe essere un animale, potrebbe essere un essere della natura, una fata, un gnomo, un elemento, una persona, un simbolo, una presenza. Accoglilo, guardalo, resta in ascolto.
osservalo. Adesso dentro la tua mente chiedi alla presenza: quale qualità desideri risvegliare in me affinché io possa camminare con te? Quale qualità desideri risvegliare in me affinché io possa camminare accanto a te? E ora osserva se questa presenza desidera offrirti un dono. Ricorda, il dono e la qualità non sono due cose separate, perché il dono che la presenza ti offre è una forma simbolica attraverso cui la qualità desidera mostrarsi. Potrebbe essere un fuoco, una fiamma, e quindi vuole manifestarsi il coraggio, un'acqua, simbolo dell'acqua, quindi maggiore compassione, ascolto di emozioni. Lascia che sia la presenza a darti questo simbolo, questo dono. Non chiederti subito cosa significa, chiediti come mi fa sentire questo dono, quale movimento nasce dentro di me quando sono davanti a questa presenza. Non fare entrare in gioco la mente, ascolta, percepisci. Ora, davanti alla presenza che hai incontrato, porta una mano sul cuore. Riconosci quello che è arrivato, riconosci quello che hai ricevuto, ma riconosci anche ciò che è pronto a essere lasciato andare. Perché ogni nuova nascita richiede uno spazio libero e il 10 di spade ci insegna che non possiamo entrare nella nuova terra portando con noi tutto ciò che apparteneva al vecchio ciclo. Alcune immagini di noi, alcune paure, alcune aspettative, alcuni pesi vanno restituiti alla vita perché hanno concluso il loro insegnamento. Adesso ringrazia la figura, l'immagine e voltati, inizia a camminare verso il ritorno alla porta. Adesso fermati, girati di nuovo, guarda indietro. Cos'è che hai lasciato cadere? Una vecchia immagine, una paura, un condizionamento, il peso che hai lasciato cadere. E a ciò che hai lasciato cadere rivolgi il mantra Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu. Possano tutti gli esseri essere felici. Lascia che questa frase sia la benedizione per ciò che va via, una benedizione per ciò che arriva
e la benedizione per il passato che ti ha portato fin qui. E una benedizione per il futuro che ancora non conosci. Ora girati nuovamente verso la porta di nuovo, aprila, richiudila e torna nel corpo. Senti di nuovo il corpo. Senti i tuoi piedi, le tue mani. Inizia a muovere le mani, muovi le dita dei piedi. E riapri gli occhi. Lentamente. Adesso prendi il tuo quaderno rituale e continua a dialogare con il tuo daimon. In questo modo il viaggio ha una struttura archetipica perfetta. Asso di denari, entro nel corpo, nella terra. 6 di bastoni, cammino e incontro la presenza. 10 di spade, lascio morire ciò che non serve più e benedico il passaggio. E solo in questo modo il simbolo viene portato nella vita quotidiana attraverso il quaderno. Ok? Allora, integriamo il dono nella vita quotidiana. Prima domanda. Quale presenza è venuta a incontrarmi e quale qualità ha risvegliato in me? Questa è la domanda che nasce dal 6 di bastoni. Ci insegna che il cammino non è solo una direzione, ma proprio un modo di camminare. È la qualità con cui scegliamo di attraversare la nostra vita. Quindi la presenza che hai incontrato magari potrebbe averti mostrato una qualità che desidera nascere in te. Potrebbe averti mostrato il coraggio o la pazienza, forse la fiducia, la dolcezza o la fermezza, forse la leggerezza, la gioia, la creatività, l'amore. Oppure una qualità che ancora non conosci, cioè non cercare di scegliere con la mente, lascia che sia la presenza incontrata a rivelarti quello che desidera risvegliare in te, ok? Poi le puoi completare con più calma le domande. Seconda domanda, quale dono simbolico ho ricevuto dalla presenza, dall'immagine? E che cosa desidera insegnarmi questa immagine? Allora, questa domanda riguarda proprio il linguaggio del simbolo, cioè il daimon, il tuo amante mistico, l'anima, non parla attraverso le spiegazioni a parole, no? Ma parla attraverso le immagini. Quindi il dono che ti ha fatto è la forma che la qualità assume per poter entrare nella tua vita. Per esempio, potrebbe essere che ti ha fatto in dono un animale, oppure un albero, o un elemento della natura, o una luce, o un colore, o una persona, o ti ha dato in dono un oggetto, o uno spazio, o un paesaggio, oppure una sensazione. Non chiederti subito che cosa significa, mi raccomando, perché la mente, no, cerca subito una risposta che non contiene proprio la verità. Chiediti piuttosto, ma come mi fa sentire? Cioè, quale movimento nasce dentro di me quando sono davanti a questa presenza, a questo dono? Come mi fa sentire? Ricordiamo che il simbolo non è qualcosa da risolvere, è qualcosa con cui entrare in relazione. Va bene? Poi, terza domanda. Quale passo concreto posso compiere oggi per camminare insieme a questa qualità? Questa è la domanda dell'asso di denari. Perché ogni esperienza spirituale, per diventare veramente trasformante, deve incontrare la terra, deve incarnarsi. Quindi la qualità ricevuta non deve rimanere solo nella meditazione, vuole proprio diventare vita, vuole diventare gesto concreto.
Cioè, non cercare, come vi dico sempre, di fare grandi cose eroiche, non dovete fare cose eroiche, non cercate grandi cambiamenti, perché? Perché il daimon, l'amante mistico, l'anima ci accompagna attraverso sempre piccoli atti simbolici quotidiani. Per esempio, se la presenza o l'immagine ti ha dato il coraggio, un dono che parlava di coraggio, allora il tuo passo magari oggi potrebbe essere affrontare una conversazione che stai rimandando, oppure dire una verità, oppure compiere un'azione che la paura tratteneva. Per esempio, se hai ricevuto la dolcezza, magari significa prenderti un po' più cura di te, ascoltare il tuo corpo, concederti uno spazio d'amore, concederti una dolcezza, no? Un massaggio, un profumo, qualcosa che esprima questo. Se invece hai ricevuto per esempio la pazienza, un simbolo che esprime la pazienza, allora potrebbe essere come gesto concreto quello di lasciare che qualcosa maturi senza forzarlo, cioè rispettare i tempi della vita. Se per esempio hai ricevuto in dono un simbolo che esprime la fiducia, magari potrebbe essere come gesto concreto fare un passo anche senza avere tutte le risposte, no? Lo faccio perché ho fede. Se per esempio hai ricevuto, che ne so, la leggerezza, potrebbe essere magari che come gesto porta più gioia nella giornata, crea spazio per quello che ti nutre. Magari stai andando al lavoro, stai tornando, devi fare quello o quell'altro, magari vedi una gelateria, mi fermo a prendere il gelato, mi spiego? Un po' il matto, no? Se invece hai ricevuto la creatività, magari devi dare forma a un'idea oggi, anche una bozza, o iniziare qualche cosa che desidera nascere attraverso di te, una prima bozzetta, qualcosa di, non lo so, provare a fare dei dolci vegani senza glutine, magari ti vengono una schifezza, però l'hai fatto, ok? Come succedeva a me. Se invece hai ricevuto in dono l'amore, magari potrebbe essere compiere un gesto di cura verso te stessa o te stesso verso qualcuno, anche donare un fiore. O una pigna caduta. Io i fiori non li spezzo, quindi potrebbe... Fai tu, insomma, no? Se invece hai incontrato il vuoto, perché memore delle altre porte che abbiamo fatto, molti di voi hanno incontrato il vuoto. Se invece hai incontrato il vuoto, se non è arrivata nessuna immagine, ricordati che il vuoto non è assenza. Il vuoto è uno spazio sacro, cioè è il grembo invisibile dove qualcosa può nascere, sta nascendo, il vuoto, tutto è vuoto, tutto è vacuità, è come se si stesse facendo spazio, perché il daimon spesso l'anima non ci dà sempre una forma, no? Ci insegna prima di tutto ad abitare il vuoto, cioè ad abitare il mistero. Il vuoto ti dona la fiducia, il dono ti dona la pazienza, il dono ti dona la capacità di non riempire tutti gli spazi con il bisogno di sapere, di sapere, di sapere. Perché anche il silenzio è un incontro. Ok? Se invece non hai visto proprio nulla, cioè se quando ti sei voltato indietro non hai visto niente, per esempio, quando hai fatto il Sabbe Satta Sukhi Hontu, non hai visto niente, ok? O se non hai visto proprio nulla, cioè se il sentiero era vuoto, cioè non devi pensare che la pratica non ha funzionato, anzi, la pratica immaginale non è un esercizio della volontà, cioè non sei tu a creare l'immagine, è l'immagine che arriva quando sei pronta ad accoglierla. A volte la vita parla attraverso una visione, a volte parla attraverso una sensazione, parla attraverso un'emozione, parla attraverso un colore, parla attraverso un movimento del corpo, una parola, un silenzio, cioè anche il non vedere niente è una soglia. Magari se non hai visto niente, il tuo daimon oggi ti ha insegnato semplicemente a stare, a fidarti, a non abbandonare il cammino. E poi, dopo questo, viviti la giornata e alla fine della giornata chiediti: ho permesso a questa qualità che mi è stata data di vivere attraverso di me? L'ho permessa questa cosa? Perché? Perché il dono ricevuto
durante tutto il viaggio che abbiamo fatto diventa veramente tuo quando questa qualità entra nel mondo quotidiano. Quindi quando diventa una relazione con questo dono, quando diventa i gesti che fai, quando il tuo dono diventa il gesto che fai, entra proprio nel mondo, quando diventa la tua vita. Quindi, aspettate, ho toccato le carte. Allora, eccole qua. Comunque sono pazzesche, cioè. Allora, gli arcani ci aprono le porte. Il tuo amante mistico, il tuo daimon, la tua sposa celeste, la tua anima, il tuo sposo celeste ti indica la direzione. E che facciamo noi? Noi impariamo giorno dopo giorno a incarnare il nostro capolavoro di vita. Ed ecco qui che ci troviamo al raccolto di questi meravigliosi 14 giorni. Allora, dopo questi 14 giorni trasformeremo praticamente il 10 di denari nella terra fertile. Bruceremo un foglio, adesso vi dico cosa dovrete scrivere, dove andremo a bruciare la vecchia identità e la ridaremo alla terra, la cenere la metteremo nella terra per farla germogliare. Sarà una cosa stupenda. Allora, al termine dei 14 giorni, torna al tuo quaderno, rileggi tutto il viaggio che hai fatto, riguarda gli incontri che hai avuto, le presenze che sono venute a trovarti, le emozioni che hai attraversato, le qualità che si sono risvegliate in te e poi chiediti: quali qualità il mio daimon ha desiderato risvegliare attraverso questo viaggio? Quali? Non scegliere con la mente, lascia proprio emergere quello che senti essere stato tutto il filo conduttore di questo viaggio. Magari una qualità si è ripetuta più volte, forse ne sono emerse diverse, forse una presenza ti ha donato coraggio, un'altra delicatezza, dolcezza, un'altra fiducia. Accogli tutto. Poi prendi un foglio, magari sai di quelli block notice grandi, va bene? E dividilo in due parti, traccia una riga, prima parte, seconda parte, o lo metti in orizzontale o lo metti verticale, è uguale. Traccia una riga tra le due parti. Allora, nella prima parte tu scrivi tutto quello che restituirai alla terra, cioè andiamo a bruciare il 10 di spade, va bene? Cioè metti tutte le vecchie paure, le resistenze, tutte le immagini limitanti di te stessa, di te stesso, i bisogni di controllo rispetto a determinati eventi. Ho bisogno di controllare quell'evento, 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 lascia andare il bisogno di controllo di quell'evento, di quell'altro, di quell'altro. Metti degli attaccamenti che non servono più, attaccamento a quella persona, attaccamento a quell'immagine di me stessa, attaccamento a quel ruolo. Metti tutto quello nella prima parte. Seconda parte, tutto quello che porterai con te nel nuovo ciclo, cioè non una sola qualità che è emersa, perché l'anima è un'immagine viva, è una costellazione di qualità, magari la qualità del coraggio, la fiducia, tutte insieme, della dolcezza, delicatezza, dell'empatia. Per esempio, nella seconda parte tu scrivi: porto con me il coraggio del leone che ho visto in una delle mie immagini in questi 14 giorni, oppure porto con me la pazienza di quell'albero che ho visto, porto con me la fluidità dell'acqua, oppure porto con me la fiducia della luce che ho visto quell'altra volta, va bene? Ovviamente ognuno di voi sarà immagini diverse, quindi decidete ciò che portate con voi nel nuovo ciclo, siate creativi, ok? Poi, gesto finale, il gran finale, il foglio va affidato al fuoco. Tutto quello che rimane va restituito alla terra, quindi uniamo il 10 di spade e lo trasformiamo nell'asso di denari. Il 10 di spade ci insegna che una parte deve morire, ma l'asso di denari ci ricorda che ogni morte fertile diventa il seme. Quindi quando restituite alla terra le ceneri, bruciate il foglio alla luce della candela, in sicurezza, magari fatelo con una pinzetta per le sopracciglia, lasciate cadere poi la cenere nel foglietto e poi lo ridate alla terra, in un vaso, la terra, nella terra dovete metterlo, ok? Allora, quando lo ridate alla terra,
Mettete mani giunte. Ringrazio ciò che mi ha accompagnato fino a qui. Lascio andare ciò che ha concluso il suo ciclo. Io prendo ferma risoluzione di accogliere le qualità che la vita desidera incarnare attraverso di me. Prometto che ciò che non è stato fatto farò. Ed è concluso il rito. In tutto questo rito noi facciamo una cosa pazzesca. Riconosciamo le qualità che il dialogo con il mondo immaginale ha fatto emergere. Ma c'è un dettaglio ancora pazzesco, eccolo! E alla fine il 6 di bastoni ritorna nella luce perché è il corteo. È come se alla fine dei 14 giorni tu non potrai fare a meno che celebrare, perché non porterai una sola corona. Porterai tutte le corone riconosciute come tutte le tue parti di te che hanno cambiato, che hanno camminato insieme. Hai vinto, sei diventata un mago, una maga. Io non oso immaginare che cosa mi scriverete, email, messaggi, stupendo, sarà meraviglioso. Io vi guiderò passo passo, laddove posso, come abbiamo fatto per tutti i rituali di luglio, la porta del mattino. Vi ho seguito passo passo, anche per email vi ho seguito passo passo, va bene? Laddove posso io rispondo. E, ragazze mie, ragazzi, sarà un viaggio straordinario insieme. Vi auguro un cammino esilarante. Concludo qua, ti abbraccio forte forte e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.